Ciao, io sono Rita e questo è Top 10 Misteri e Curiosità, una nuova rubrica dove vi porto alla scoperta di 10 tra i misteri più inquietanti e le curiosità più strane da tutto il mondo. Se è la prima volta che passi di qui, benvenuto o benvenuta, e se ti piacciono questi argomenti iscriviti al canale, lascia un like e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Il vostro supporto, ragazzi, per me è molto importante. E oggi, ragazzi, parliamo ancora di bambole. Sì, non parlerò di bambole quelle che i bimbi usano per giocarci, o almeno ci giocavano una volta, ma parliamo di qualcosa di più spaventoso. Infatti le bambole sono spesso associate all'infanzia, ma alcune di esse nascondono segreti oscuri e inquietanti. E in questo video esploreremo le 10 bambole più infestate al mondo, raccontandovi la loro storia e il motivo per cui si dice che siano possedute. Alcune di queste bambole hanno causato incidenti, maledizioni e persino la morte. Partiamo dalla numero 1, penso che conoscete tutti, è Robert the Doll, che si trova in Florida, in America. Robert forse è la bambola più famosa e spaventosa di tutte. Fu regalata nel 1906 al piccolo Robert Eugene Otto da una domestica esperta di magia voodoo. Ben presto la famiglia iniziò a notare eventi strani, la bambola sembrava cambiare espressione e muoversi da sola. Robert veniva spesso sentito parlare con la bambola e affermava che questa gli rispondesse pure. Testimoni hanno visto la bambola correre per casa, ridere e persino sbattere le porte. Ancora oggi chi la prende in giro riceve maledizioni e sfortuna. È conservata al Fort East Martello Museum, dove i visitatori spesso le chiedono scusa per evitare guai. Passiamo alla numero 2, la più famosa che tutti conosciamo, dove ci hanno girato film e film su di lei. La famosa Annabelle, nel Connecticut, sempre in America. Forse la bambola più posseduta, la più celebre appunto perché grazie ai film The Conjuring, Annabelle è appunto una bambola di pezza donata da una ragazza negli anni 70. Poco dopo la famiglia notò che la bambola si spostava da sola e lasciava biglietti con messaggi inquietanti. I demonologi e Lorraine Warren scoprirono che non era posseduta da uno spirito di una bambina, ma da un'entità maligna. Fu chiusa in una teca benedetta nel loro museo dell'occulto, dove ancora oggi si dice che crea ancora casini, ecco, tutto qua. Passiamo alla terza bambola, che si trova in Giappone e apparteneva a una bambina che morì tragicamente. Dopo la sua morte la famiglia notò che i capelli della bambola iniziavano a crescere. Gli scienziati avevano anche esaminato questi capelli e confermarono che erano umani. Oggi si trova in un tempio a Hokkaido, scusatemi, magari non lo pronuncio bene, dove i monaci la curano e le tagliano i capelli regolarmente. Si dice che sia posseduta dallo spirito della bambina, che non ha mai lasciato il suo giocattolo preferito. Passiamo alla quarta bambola, Mandy, conservata al Museo del Canada. Mandy è una bambola con un passato oscuro. Quando fu donata al museo, il proprietario raccontò di sentire pianti inspiegabili nella notte e che la bambola si muoveva da sola. Anche nel museo comunque gli oggetti spariscono e riappaiono in posti diversi. Alcuni visitatori hanno riferito di aver visto la bambola battere le palpebre e girare la testa. Passiamo alla quinta bambola, Let Me Out, ve ne avevo già parlato, si trova in Australia, era stata scoperta in una casa abbandonata. Una bambola fatta di legno con capelli veri e un'espressione inquietante. Si crede che sia stata creata da uno stregone rom o posseduta da un bambino morto. Chi la tiene con sé riferisce di provare panico o mal di testa. È famosa perché si dice che pianga di notte o si muova da sola. Bambola numero 6, The Davy Baby Doll, New Orleans, sempre in America. Una leggenda racconta che questa bambola contenga lo spirito di un bambino nato con caratteristiche demoniache. Le famiglie che l'hanno posseduta hanno vissuto incubi, sfortune e malattie inspiegabili. È una delle bambole più temute del New Orleans. Passiamo alla settima bambola, Joylet, sempre in America, tramandata da generazioni. Questa bambola porta con sé una maledizione terribile. Ogni donna della famiglia che la possiede ha due figli e uno di loro muore in giovane età. Si dice che la bambola contenga gli spiriti di questi bambini e di notte si possono sentire i loro pianti. Bambola numero 8, Peggy. Questa bambola è così potente che alcune persone si sentono male solamente guardandola. Si dice che sia posseduta da uno spirito vendicativo che provoca emicranie, incubi e attacchi di panico.
a chiunque l'avvicini. Per questo motivo è conservata con grande attenzione. Bambola numero 9, Emilia. In Svezia, Emilia è una bambola del XIX secolo conservata in un museo svedese. Chi la osserva per troppo tempo sente sussurri inspiegabili e la vede spostarsi. Alcuni credono sia infestata dallo spirito della proprietaria originale, morta tragicamente. Passiamo ora all'ultima bambola, la numero 10, e si trova in Italia, si chiama Pupa e apparteneva a una bambina italiana che la trattava come un'amica. Dopo la morte della bambina, la famiglia notò che la bambola sembrava muoversi dentro la teca e in alcuni casi si dice che abbia persino battuto contro il vetro per attirare l'attenzione. Non ho trovato molte informazioni sulla bambina di come sia morta, però mi sarebbe piaciuto. Se qualcuno di voi conosce questa storia e ha molte più informazioni, che me lo faccia sapere giù nei commenti, per favore, perché sono super interessata. Le bambole dovrebbero essere comunque oggetti innocui, ma queste 10 storie dimostrano che alcuni potrebbero non essere semplici giocattoli, posseduti da spiriti, maledetti da antichi rituali o cariche di energie oscure. Queste bambole comunque continuano a terrorizzare chi le incontra. E queste sono le 10 bambole più infestate al mondo. Voi ne conoscete altre? Se sì, ditemelo nei commenti, scrivetemi tutte le vostre storie di qualsiasi bambola, se ne avete avuto a che fare. Io mi ricordo che c'era una bambola di mia mamma che a me non piaceva tanto, cioè ti giuro proprio un'ansia mi metteva ogni volta che la guardavo e alle volte cadeva anche da sola dal divanetto, me lo ricordo benissimo. E mia mamma poi riattaccava tutti i pezzi, ma io dicevo: ma chi te lo fa fare? Ma buttala, no? Io non sopporto le bambole, non mi piacciono, c'è una fobia proprio terribile, però sono molto incuriosita da loro e sono incuriosita anche dal fatto che comunque alcune bambole possono essere veramente possedute da spiriti o da energie negative e questa cosa mi incuriosisce tanto, ragazzi. La mia curiosità va oltre ogni limite. Io sarei capace anche di prenderne una e investigarci sopra, ma giusto perché io sono curiosa, ragazzi. Poi lasciate stare il fatto che possa essere posseduto o no. Se lo scopro, la brucio, la- la getto magari, oppure la do a qualcuno di voi, ecco, tutto qua. Io evito di comprarle, vi dico la verità, però se me ne dovesse capitare una che non mi quadra, ecco, che possa essere infestata, perché no, sai? Magari sì, la prenderei, ci indago sopra, tutto qua. Ero stata a Beachworld in un ex manicomio di Melbourne e avevano appunto una teca e ve ne parlerò magari molto presto. Vi parlerò di questa indagine che feci l'anno scorso e c'era questa teca con questa bambola dentro. Magari vi metto la foto, vi faccio vedere mentre sto parlando. E io ero stra incuriosita e cercavo di osservarla per capire se si sarebbe mossa da un momento all'altro. Sicuramente me la sarei fatta addosso, però ero troppo incuriosita. Niente, questo chiudiamo la parentesi, magari ne parleremo in un altro video. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi se siete arrivati fino alla fine e ci vediamo prossima settimana con il solito video crime e perché no, magari ci sarà anche un altro video paranormal. Ciao!